Lezione 1. Alla ricerca di consigli. Ehi Anna, posso farti una domanda? Assolutamente. Cosa ti passa per la testa? Beh, stavo pensando di iniziare il mio podcast, ma non so da dove cominciare. Oh, è eccitante. Il podcasting può essere un'impresa davvero gratificante. Lo so, ma mi sento un po' sopraffatto. Ci sono così tante cose da considerare, sai? Posso immaginarlo. Quali sono gli aspetti con cui stai lottando di più? Immagino di non essere sicuro di come scegliere un argomento o un formato che possa davvero risuonare tra gli ascoltatori. Capisco. Beh, avete pensato ai vostri interessi e alle vostre competenze? Questo è un buon punto. Sono davvero appassionato di storia, ma non sono sicuro che sia un argomento abbastanza ampio. La storia può davvero creare un podcast affascinante. La chiave è trovare un angolo o una messa a fuoco unici. Ok. Che mi dici delle attrezzature e della produzione? Non ho idea da dove cominciare. Bene, la buona notizia è che non hai bisogno di un sacco di attrezzatura elegante per iniziare. Un microfono decente e alcuni software di editing possono fare molto. Ah, questo è rassicurante. E che dire dell'effettivo processo di registrazione e pubblicazione? Ci sono tantissimi ottimi tutorial e risorse online che possono guidarti attraverso gli aspetti tecnici. Fantastico, è davvero utile. Ora mi sento un po' meno intimidito. Sono lieto di aver potuto fornire alcuni spunti utili. La cosa più importante è iniziare e capire il resto man mano che procedi. Hai ragione. Penso che ci proverò. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. In qualsiasi momento. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli mentre stai facendo decollare il tuo podcast. Lo farà. Te ne devo uno. Lezione 2. Inseguendo i sogni. Buongiorno, Anna. Volevo farti una domanda su una cosa. Ehi, certo, cos'hai in mente? Beh, ultimamente mi sento un po' bloccato nella mia carriera. Non sono sicuro di essere sulla strada giusta. Ah, capisco. Può essere davvero frustrante quando senti di non sfruttare il tuo vero potenziale. Esattamente. Stavo pensando di fare un grande cambiamento, ma sono nervosa all'idea di fare il salto. Posso capire l'esitazione. Cambiare direzione può essere spaventoso, ma può anche essere incredibilmente gratificante. Questo è ciò che mi preoccupa, e se corro il rischio e non funziona? Questa è una preoccupazione valida, ma è necessario valutare i potenziali vantaggi. Cos'è che ti appassiona veramente? Questo è il punto, non ne sono nemmeno più sicuro. Ero così motivato e ora mi sento perso. HMM. Beh, forse è il momento di fare un esame di coscienza. Pensa a cosa ti eccita, cosa ti fa sentire vivo. Hai fatto una buona osservazione. Probabilmente dovrei prendermi del tempo per riflettere davvero su ciò che voglio. Assolutamente. E non aver paura di provare cose nuove, anche se ti spaventano un po'. A volte i percorsi più gratificanti sono quelli che meno ci aspettiamo. Sai, hai ragione.
Penso che inizierò a esplorare nuovi hobby e interessi. Adoro quell'idea. Uscire dalla propria zona di comfort può aprire un nuovo mondo di possibilità. Grazie, Anna. Ora mi sento molto più motivato a iniziare a inseguire i miei sogni, qualunque essi siano. Sono così felice di aver potuto contribuire a fornire un po' di incoraggiamento. Hai capito, John. Credo in te. Lo apprezzo davvero. Mi assicurerò di tenervi informati sul mio viaggio. Lezione 3. Un incontro accogliente. Ehi Anna, volevo farti vedere qualcosa. Oh, cosa c'è, John? Beh, sto pensando di organizzare un piccolo incontro a casa mia questo fine settimana. Solo una cosa casuale, sai? Sembra adorabile. Chi avevi in mente di invitare? A dire il vero, speravo che foste solo tu e il tuo partner. Stavo pensando che potrebbe essere una bella serata intima. Oh, che meraviglia! Solo noi 4. Sembra perfetto. Ottimo, sono così felice che tu sia a bordo. Pensavo che potremmo fare una cenetta in stile potluck. Oh, è un'idea meravigliosa. Sarei felice di portare un piatto o due da condividere. Fantastico. Stavo pensando magari degli antipasti e una bella bottiglia di vino per iniziare. Sembra delizioso. E possiamo seguirlo con un delizioso piatto principale e magari anche un dessert. Esattamente quello che stavo pensando. Sarà una serata così bella e rilassante. Non vedo l'ora. Sarà bello rilassarsi e godersi del buon cibo e un'ottima compagnia. Concordato. Non vedo davvero l'ora. Solo noi 4, senza problemi, senza fronzoli. Perfetto, lo segnerò nella mia agenda e potremo definire i dettagli più vicino alla data. Suona bene, questo è esattamente il tipo di incontro discreto che desideravo ardentemente. Anch'io. Sarà il modo perfetto per ricaricarsi e riconnettersi. Non vedo l'ora. Eccellente, ti contatterò presto per finalizzare i piani. Sarà fantastico. Lezione 4. Rimanere al sicuro. Ehi Anna, posso avere un tuo consiglio su qualcosa? Certo. John, che succede? Beh, ho intenzione di fare un'escursione questo fine settimana e volevo sapere cosa ne pensi di stare al sicuro. Oh, è un'ottima idea. L'escursionismo può essere così tranquillo e rigenerante. Che tipo di problemi di sicurezza hai in mente? Beh, sai, voglio assicurarmi di essere il più cauto possibile. Ho sentito alcune storie di escursionisti che si mettono nei guai. È molto saggio da parte tua. La sicurezza dovrebbe sicuramente essere la massima priorità quando si tratta di attività all'aperto. Esattamente. Voglio assicurarmi di essere preparato e consapevole di eventuali rischi. Assolutamente. Beh, suggerirei di iniziare con alcune precauzioni di sicurezza di base. Tipo cosa? Cosa devo tenere a mente?
Beh, prima di tutto, fidati sempre del tuo istinto. Se qualcosa non va o non è sicuro, non esitate a tornare indietro. Buon punto. Mi assicurerò di ascoltare quella vocina nella parte posteriore della mia testa. Sicuramente. E assicurati di far conoscere a qualcuno i tuoi piani escursionistici, compreso il percorso e l'orario stimato di ritorno. È un'ottima idea. Mi assicurerò di condividere tutti i dettagli con un amico o un familiare. Eccellente e, naturalmente, attieniti sempre a sentieri ben segnalati ed evita le aree potenzialmente rischiose. Capito. Mi assicurerò di fare le mie ricerche e pianificare attentamente il mio percorso. Perfetto, e non dimenticare di portare con te l'essenziale. Acqua, snack, un kit di pronto soccorso e magari anche un telefono o un dispositivo GPS carico. Ottimi suggerimenti. Mi assicurerò di avere tutto a portata di mano. Meraviglioso, sono sicuro che se seguirete queste linee guida di sicurezza di base, la vostra escursione sarà un vero piacere. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a condividere tutto questo, Anna. Mi ha dato molto a cui pensare. Certo, John, sarò lieto di aiutarvi ad assicurarvi un'avventura all'aria aperta sicura e piacevole. Fantastico. Mi assicurerò di farti sapere come va. Grazie ancora per il consiglio. Lezione 5. Richiedere asciugamani. Scusami, Anna, posso farti una domanda veloce? Assolutamente. John, come posso esserti utile? Bene, io e il mio partner alloggiamo in albergo e ci chiedevamo se fosse possibile procurarci degli asciugamani aggiuntivi per la nostra camera. Oh, capisco. Lascia che lo esamini per te. Sembra che siamo finiti e sarebbe bello se potessimo averne ancora. Non è affatto un problema. Sono felice di organizzarlo per te. Fantastico, lo apprezzo davvero. C'è un modo specifico per richiederli? Certo, lascia che ti guidi attraverso il processo. La cosa migliore da fare è chiamare direttamente la reception ed effettuare la richiesta. Ok, ottimo. Allora li chiamo subito. Perfetto, fai sapere loro che hai bisogno di asciugamani aggiuntivi per la tua camera e saranno felici di portarli a casa. Meraviglioso, grazie mille. Me ne occuperò subito. È un piacere, John. Spero che tu e il tuo partner vi stiate godendo il soggiorno. Assolutamente, finora è stato meraviglioso. Grazie ancora per l'aiuto. Certo, in qualsiasi momento. Sono lieto di poterti aiutare con la tua richiesta di asciugamani. Fantastico, lo apprezzo davvero. Farò in modo di farvi sapere se abbiamo bisogno di altro. Suona bene, non esitare a contattarci se c'è altro che posso fare per te. Lo farò, grazie ancora Anna. Ci sentiremo presto. Lezione 6. Dibattito sull'etichetta. Ehi Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Certo. John, cosa ti passa per la testa?
Beh, stavo leggendo sull'etichetta corretta per il dibattito e sono un po' confuso su un aspetto. Ok, di quale parte non sei sicuro? Qui si dice che non si può discutere dall'esterno dell'aula di discussione, si deve varcare la soglia. Cosa significa esattamente? Ah, capisco. Si riferisce all'idea che è necessario partecipare pienamente al dibattito, piuttosto che limitarsi a discutere a margine. Capisco, ha senso. Quindi devi essere un partecipante attivo, non solo un commentatore esterno. Esattamente. Lo scopo di un dibattito è presentare la propria tesi e interagire direttamente con l'avversario. Capito, questo chiarisce le cose. Quindi non puoi limitarti a gridare il tuo punto di vista al pubblico, devi salire sul podio. Precisamente. Si tratta di impegnarsi pienamente nel dibattito ed essere disposti a difendere la propria posizione. È davvero interessante. Non avevo capito che esistessero regole di etichetta così specifiche per il dibattito. Sì, c'è un intero protocollo al riguardo per garantire uno scambio di idee equo e produttivo. Beh, apprezzo che tu me lo abbia spiegato. È utile conoscere il modo corretto di impegnarsi in un dibattito. Assolutamente. Il dibattito è una forma d'arte e seguire l'etichetta è fondamentale per avere una discussione significativa. Sicuramente. Mi assicurerò di tenerlo a mente la prossima volta che mi troverò in una situazione di dibattito. Eccellente. Sono lieto di averlo potuto chiarire per te. Fatemi sapere se avete altre domande sul dibattito sull'etichetta. Lo farò, grazie Anna. Questo è stato davvero utile per la mia comprensione. Lezione 7. Esplorare nuove opportunità. Ehi Anna, stavo pensando di provare qualcosa di nuovo. Hai qualche idea? Oh, è eccitante. Che tipo di novità avevi in mente? Beh, stavo cercando un posto chiamato Perfect, e sembra che abbiano un sacco di attività interessanti. Perfetto. Non credo di averne sentito parlare prima. Che tipo di attività offrono? Da quello che ho letto, hanno di tutto, dai laboratori di arti e mestieri alle avventure all'aria aperta. Sembra una gamma davvero diversificata di opzioni. Sembra piuttosto intrigante. Che tipo di attività ti interessa di Sono particolarmente attratta dalle cose all'aperto. Fanno cose come l'escursionismo, l'arrampicata su roccia e persino alcuni sport acquatici. Oh wow, sembra proprio quello che fa per te. Stai pensando di provare una delle attività all'aperto? Sono decisamente incline in questo senso. Penso che potrebbe essere una grande opportunità per provare qualcosa di nuovo e uscire un po' dalla mia zona di comfort. Adoro questa mentalità. John, provare cose nuove può essere molto gratificante, anche se all'inizio sono un po' intimidatori. Esattamente. E chissà, potrei persino scoprire un talento o una passione nascosti che non sapevo di avere. Assolutamente. E anche se non lo fai, l'esperienza stessa sarà preziosa. A volte si tratta solo del viaggio, sai? Hai proprio ragione. Penso che cercherò di iscrivermi a una delle avventure all'aria aperta di Perfect. Qualche consiglio su dove iniziare?
HMM. Forse qualcosa come un corso di arrampicata su roccia per principianti? Potrebbe essere una nuova abilità davvero divertente e stimolante da imparare. Oh, arrampicata su roccia, eh? Sembra intrigante. Dovrò dare un'occhiata a questo. Grazie per il suggerimento, Anna. Certo, non vedo l'ora che tu provi qualcosa di nuovo. Fammi sapere come va, ok? Lo farà. Non vedo davvero l'ora che arrivi. Grazie per l'incoraggiamento. Lezione 8. Meraviglie acquatiche. Buongiorno, Anna. Siete mai stati in quel nuovo acquario in centro? No, non l'ho fatto. Avevo intenzione di dare un'occhiata. Cosa ne pensi? È stato incredibile. Hanno i pesci più incredibili in queste vasche gigantesche. Oh, davvero? Che tipo di pesce hai visto? Tutti i tipi di pesci tropicali colorati, come pesci angelo e pesci pagliaccio. E avevano persino delle enormi razze. Le razze. In un acquario pubblico. È così figo. Erano in una grande vasca. Assolutamente enorme. Le vasche erano enormi, facilmente delle dimensioni di una piccola piscina. Wow, deve essere stato un vero spettacolo. Posso solo immaginare quanto sia stato affascinante guardare quelle grandi creature nuotare in giro. Lo era davvero. E la parte migliore è stata vedere i pesciolini sfrecciare intorno a quelli più grandi. Pesciolini che nuotano con quelli grandi. Sembra un ecosistema piuttosto affascinante. Sì, era quasi come se i pesciolini non fossero nemmeno preoccupati dalle dimensioni dei loro compagni di vasca. È così interessante. Mi chiedo se i pesciolini si sentano protetti da quelli più grandi o qualcosa del genere. Questo è un buon punto. Forse i pesci grandi aiutano a creare un ambiente più sicuro per quelli più piccoli. È incredibile come la natura riesca a trovare quel tipo di equilibrio, anche in un ambiente prigioniero come un acquario. Sicuramente. Sono davvero curioso di saperne di più sulle relazioni tra le diverse specie in quelle vasche. Anch'io. Sicuramente dovrò programmare presto una visita all'acquario. Grazie per la raccomandazione, John. Certo. Penso che ti piacerà davvero. Fatemi sapere cosa ne pensate dopo che ve ne siete andati. Lezione 9. Trovare le fermate degli autobus. Ehi Anna, sai dov'è la fermata dell'autobus più vicina? Devo raggiungere il centro della città ma non sono sicuro da che parte andare. Ciao John. Credo di aver visto una mappa della città vicino all'ingresso del parco. Potremmo controllarlo per vedere dove si trovano le fermate degli autobus in questa zona. Ottima idea. Non avevo notato quella mappa prima. Andiamo a dare un'occhiata? Assolutamente. Andiamo laggiù. Sono curioso di vedere quale linea di autobus sarebbe la più comoda per te. Meraviglioso, apri la strada. Apprezzo che tu mi abbia aiutato a capirlo. Nessun problema. Sono felice di dare una mano. La mappa dovrebbe darci tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno.
Fantastico, sono sicuro che con il tuo aiuto sarò in grado di trovare la fermata dell'autobus giusta e raggiungere il centro in modo efficiente. Sono sicuro che ti porteremo dove devi andare. Solo pochi passi fino all'ingresso del parco e ti aiuteremo. Suona bene, andiamo. Ti sono grato per il tuo aiuto, Anna. Lezione 10. Shopping spree. Ehi Anna, oggi sono andato a fare shopping e ho ottenuto delle ottime offerte. Oh, è eccitante! Che genere di cose hai acquistato? Beh, ho comprato qualche camicia nuova, un bel paio di jeans e persino un paio di fantastici accessori. Sembra un divertente giro di shopping. Qual è il tuo articolo preferito che hai trovato? Penso che il mio articolo preferito fosse questo nuovo elegante orologio che ho ricevuto. Ha un design davvero elegante e moderno. Oh, un orologio nuovo! Che divertimento! Adoro scegliere nuovi accessori. Possono davvero abbinare un outfit. Sicuramente. Sono sempre alla ricerca di pezzi unici che possano aggiungere un tocco speciale. Hai fatto acquisti anche tu di recente? In effetti, l'ho fatto. Sono andato al centro commerciale lo scorso fine settimana e ho trovato il nuovo maglione più adorabile. È così morbido e accogliente. Perfetto per il clima più fresco. È fantastico, sono felice che tu sia riuscito a trovare qualcosa che ami davvero. Lo shopping può essere un modo divertente per rinfrescare il tuo guardaroba. Assolutamente. C'è qualcosa di soddisfacente nel trovare quel nuovo oggetto perfetto. Mi piace sempre il brivido della caccia. A te no? Assolutamente. Provo un vero senso di realizzazione quando mi imbatto in qualcosa di veramente speciale. Rende il viaggio di shopping ancora più utile. Lezione 11. Il sogno elettrico. Buongiorno Anna, hai sentito parlare della nuova auto elettrica appena lanciata? Dovrebbe essere davvero buono per l'ambiente. Ciao John, sì l'ho fatto. Sono davvero interessato a saperne di più sui veicoli elettrici. Cosa hai sentito su di loro? Beh, da quello che ho capito, non producono emissioni dirette, il che è ottimo per ridurre l'inquinamento atmosferico. E sono molto più silenziose delle tradizionali auto a benzina. È fantastico! Ho anche sentito che sono molto più economici da rifornire e mantenere. Il costo iniziale è più elevato, ma i risparmi a lungo termine possono essere significativi. Sicuramente. Inoltre, con la costruzione di più stazioni di ricarica, sta diventando più facile mantenere un'auto elettrica carica e pronta all'uso. La tecnologia sta avanzando davvero rapidamente. Sono d'accordo, hai pensato di comprarne uno tu stesso? Sono tentato, ma non sono ancora sicuro che l'autonomia sia adatta per i miei spostamenti quotidiani. Questo è un buon punto. L'autonomia può ancora essere un limite, soprattutto per i viaggi più lunghi. Ma ho sentito che i modelli più recenti stanno migliorando sempre di più in questo senso. Sì, dovrò fare qualche altra ricerca. Sarebbe fantastico ridurre la mia impronta di carbonio, ma voglio assicurarmi che un'auto elettrica sia pratica per le mie esigenze. Assolutamente. Bene, fammi sapere se hai altre domande mentre lo stai esaminando. Sono felice di condividere ciò che ho imparato. Grazie John, lo apprezzo. Questa è stata una chiacchierata davvero informativa sulle auto elettriche. Mi sembra di avere una comprensione molto migliore dei vantaggi ora.
Sono contento di aver potuto aiutare. I veicoli elettrici sono sicuramente una tecnologia entusiasmante con un grande potenziale per avere un impatto positivo sull'ambiente. Lezione 12. I conversatori curiosi. Pomeriggio Anna, volevo chiederti, cosa ne pensi delle nuove scoperte scientifiche che avvengono in tutto il mondo? Ciao John, questo è un argomento affascinante. Ultimamente ho letto di alcune scoperte davvero entusiasmanti. Cosa ti incuriosisce in particolare? Beh, stavo leggendo di questo nuovo metodo per rilevare gli esopianeti che potrebbero potenzialmente ospitare la vita. È piuttosto strabiliante pensare alla possibilità di trovare mondi abitabili oltre il nostro sistema solare. Sono d'accordo, è incredibilmente intrigante. Solo la vastità dell'universo e il potenziale di altre forme di vita sono davvero umilianti. Hai sentito parlare anche dei progressi dell'informatica quantistica? Sì, gli sviluppi della tecnologia quantistica sono notevoli. La capacità di eseguire calcoli in modo esponenziale più velocemente rispetto ai computer classici potrebbe rivoluzionare tanti campi. Assolutamente. Sono particolarmente affascinato dal modo in cui l'informatica quantistica potrebbe trasformare la crittografia e la sicurezza informatica. Le implicazioni sono piuttosto profonde. Sicuramente. E poi ci sono scoperte in campi come le energie rinnovabili, le interfacce neurali e l'ingegneria genetica. È quasi difficile stare al passo con tutti gli entusiasmanti progressi. Lo so, il ritmo dell'innovazione scientifica e tecnologica in questi giorni è impressionante. Mi viene da chiedermi quali altre scoperte rivoluzionarie siano dietro l'angolo. Anch'io. È emozionante pensare a quanto il mondo potrebbe cambiare nei prossimi decenni man mano che queste nuove frontiere vengono esplorate e comprese. Sono d'accordo, John. Sono argomenti davvero stimolanti che mi rendono curioso di saperne di più. Hai altre aree di ricerca che ti appassionano particolarmente? Beh, sono stato anche affascinato dai progressi della scienza dei materiali, come lo sviluppo del grafene e di altri materiali ultraresistenti e leggeri. Le potenziali applicazioni sono infinite. Oh, questo è un altro ottimo esempio. Il campo della scienza dei materiali si sta evolvendo così rapidamente. Sono davvero entusiasta di vedere come queste innovazioni potrebbero trasformare tutto, dalle infrastrutture ai prodotti di consumo. Sicuramente. C'è così tanto potenziale che nuove scoperte possano cambiare radicalmente il nostro mondo. Trovo che sia tutto incredibilmente stimolante a pensarci. Lezione 13. Come orientarsi nelle famiglie miste. Buongiorno Anna, volevo sapere la tua opinione su qualcosa che mi è passato per la testa ultimamente. Buongiorno, John. Certo, cosa ti passa per la testa? Beh, sai che mio fratello si è risposato da poco dopo il divorzio. La sua nuova moglie ha un paio di figli dal suo precedente matrimonio, quindi ora stanno affrontando questa dinamica familiare mista. Ah, capisco. Le famiglie miste possono certamente presentare alcune sfide uniche, ma anche grandi opportunità. Esattamente. Immagino che debba essere difficile per i bambini adattarsi ad avere nuovi patrigni e fratellastri. Come pensi che sarebbe il modo migliore per affrontarlo? Questa è un'ottima domanda. Penso che una comunicazione aperta e onesta sia fondamentale. Incoraggiare i bambini a esprimere i propri sentimenti, stabilendo al contempo aspettative chiare, può davvero aiutare tutti ad adattarsi. Questo ha molto senso.
E suppongo sia importante che i nuovi coniugi trovino il modo di legarsi ai figliastri, senza cercare di sostituire i genitori biologici. Assolutamente. Costruire fiducia e rispetto, piuttosto che competere per l'affetto dei bambini, è così importante. Ci vuole tempo, ma può portare a relazioni molto gratificanti. Sì, capisco che sarebbe un equilibrio delicato. E immagino che anche i genitori biologici debbano essere d'accordo e collaborare. Sicuramente. La cogenitorialità in modo efficace, anche tra famiglie, prepara i bambini al miglior risultato possibile. Richiede molta maturità e compromessi da parte degli adulti coinvolti. Questo è un buon punto. Suppongo che si tratti di mettere al primo posto le esigenze dei bambini, anche se ciò significa che gli adulti devono mettere da parte le differenze o le tensioni personali. Esattamente. La priorità deve essere la creazione di un ambiente stabile e favorevole in cui i bambini possano prosperare. Non è facile, ma ne vale la pena se fatto bene. Posso immaginarlo. È una dinamica complessa, ma sentendoti parlare, capisco meglio le chiavi per far funzionare una famiglia mista. Lezione 14. Il gelato perfetto. Dimmi, Anna, hai mai notato quella piccola gelateria che incontriamo durante le nostre passeggiate? Stavo pensando di fermarmi per un dolcetto. Sai, l'ho notato, John. L'ho pensato anch'io. Un buon gelato freddo farebbe proprio al caso mio in questi giorni caldi. Esattamente. Ho voglia di qualcosa di dolce e rinfrescante. Che ne dici se facciamo una sosta lì sulla via del ritorno? Mi sembra un piano. Sono curiosa di vedere che tipo di aromi e condimenti hanno. Personalizzare il gelato perfetto potrebbe essere davvero divertente. Oh, ottima osservazione. Scommetto che hanno un sacco di opzioni gustose. Forse potremmo trovarne uno da condividere e provare diverse combinazioni. È un'ottima idea. Adoro provare cose nuove e sarebbe il modo perfetto per rinfrescarmi dopo la nostra passeggiata. Sicuramente. Inoltre, ci darà la possibilità di rilassarci e chiacchierare un po' prima di tornare a casa. Assolutamente. Non vedo l'ora. Un po' di gelato e una buona compagnia sembrano deliziosi. Anch'io. Va bene allora, è un appuntamento. Lasciamo spazio per il dessert sulla via del ritorno. Sembra perfetto. Sento già quasi il sapore della bontà dolce e cremosa. Sarà una bella sorpresa, non credi? Sicuramente. Una piccola delizia pomeridiana per risollevarci il morale. Sto già sognando ad occhi aperti la combinazione perfetta di gelato. Lezione 15. Scalo perso in volo. Ehi Anna, hai saputo che il mio volo è in ritardo? È stata una vera seccatura. Oh no, cos'è successo? Sei riuscito a prendere il tuo prossimo volo? Fortunatamente, il mio prossimo volo aveva una lunga sosta, quindi non l'ho perso. Ma è stata una scelta ravvicinata. È bello sentirlo. Le lunghe soste possono essere una benedizione mascherata a volte. Sicuramente. Sono riuscita a mangiare un boccone veloce e a sgranchirmi le gambe prima del mio prossimo volo. Questo è fantastico. È sempre importante approfittare di quelle interruzioni inaspettate durante il viaggio.
Assolutamente. Sono contenta di non aver dovuto affrettarmi a riprenotare l'intero viaggio. Anch'io. I voli persi possono essere un vero grattacapo da affrontare. Me lo stai dicendo. Sono solo grata che alla fine sia andato tutto bene. Lezione 16. Tracciamento dei bagagli. Ehi Anna, ti preoccupi mai di perdere i bagagli quando viaggi? Tutto il tempo. È una parte così stressante di ogni viaggio. Ma le compagnie aeree di solito ci forniscono un numero di riferimento per tracciare i nostri bagagli online. Questo è buono a sapersi. Mi sento sempre così impotente quando le mie valigie non arrivano sulla giostra. Totalmente. Il numero di tracciamento mi aiuta davvero a rilassarmi. Posso controllare lo stato in qualsiasi momento. Sicuramente. È rassicurante sapere dove sono i bagagli in ogni momento. Esattamente. E in caso di problemi, il numero di riferimento facilita la collaborazione con la compagnia aerea. Questo è un ottimo punto. Avere queste informazioni a portata di mano rende molto più semplice la risoluzione dei bagagli smarriti. Assolutamente. È una cosa in meno di cui preoccuparsi quando cerchi di goderti il viaggio. Di sicuro. Dovrò ricordarmi di chiedere quel numero di tracciamento la prossima volta che volo. Sì, è un punto di svolta. Sicuramente rende l'intero processo di bagaglio molto meno stressante. Buono a sapersi. Grazie per aver condiviso questo suggerimento, mi sarà utile per il mio prossimo viaggio. Lezione 17. Navigazione in una nuova area. Buongiorno, Anna. Conoscete questo quartiere? Mi sento un po' perso. Non preoccuparti. Conosco abbastanza bene questa zona. Come posso aiutarti a trovare la tua strada? Ottimo, sto cercando di raggiungere il parco, ma non so in che direzione andare. Ah, il parco è a pochi isolati da quella parte. Posso darti indicazioni dettagliate se fosse utile. Sarebbe fantastico, apprezzerei davvero l'aiuto. Non voglio vagare senza meta. Ok, fammi pensare. Per prima cosa, percorri questa strada per circa mezzo miglio. Poi gira a destra alla Grande Quercia. Capito, proprio sulla quercia. Allora cosa? Prosegui su quella strada per un paio di isolati e l'ingresso al parco sarà sulla tua sinistra. Perfetto, sembra facile da seguire. Sono felice di aver incontrato te per aiutarmi. Felice di assisterti. La navigazione può essere complicata in una nuova area, ma conosco questo quartiere come il palmo della mia mano. È così gentile da parte tua. Mi sento molto meno stressato ora che ho indicazioni chiare. Non parlarne. Fammi sapere se ti serve altro mentre esplori il parco. Lo farò, grazie ancora per il tuo aiuto. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo. Lezione 18. Pianificazione invernale del Paese delle Meraviglie. Ehi Anna, sto già sognando i mesi invernali. Hai delle preferenze su come dovremmo spenderli? Oh, l'inverno è il mio periodo dell'anno preferito. Mi piacerebbe programmare alcune attività divertenti. Che genere di cose avevi in mente?
Beh, stavo pensando che potremmo andare a pattinare sul ghiaccio un fine settimana e magari andare sulle piste per sciare o fare snowboard. Sembrano ottime idee. Sono decisamente pronto per alcuni sport invernali. Dovremmo anche organizzare una piacevole serata davanti al caminetto. Buon punto, avremo bisogno di un po' di tempo libero anche per riscaldarci. Forse potremmo preparare della cioccolata calda e guardare un film sulle vacanze. È perfetto. E non possiamo dimenticare tutti i deliziosi cibi invernali. Zuppe sostanziose, verdure arrostite, pane fresco. Mi stai facendo venire fame solo a pensarci. Hai qualche ricetta invernale preferita che vorresti provare? Volevo fare uno stufato di funghi e orzo. È così saporito e abbondante. Potremmo abbinarlo a del pane croccante. Sembra delizioso, mi emoziono solo a immaginarlo. Sarà il miglior inverno di sempre. D'accordo. Ci divertiremo tantissimo. Non vedo l'ora di sistemarmi e godermi l'intimità della stagione. Nemmeno io. Grazie per aver raccolto tutte queste fantastiche idee con me, Anna. Sto già contando i giorni. Lezione 19. Alla scoperta di Seaside Eats. Buongiorno, Anna. Ho un'ottima idea, che ne dici di provare qualche nuovo ristorante a Seaside questo fine settimana? Oh, sembra perfetto. Sono sempre pronto a scoprire gustosi locali. Hai in mente qualche posto in particolare? Non ancora, ma speravo che tu potessi avere qualche consiglio. Ho voglia di qualcosa di fresco e saporito. Fammi pensare. C'è un ristorante di pesce molto apprezzato proprio sul lungomare che volevo provare. Frutti di mare sulla spiaggia? Conta su di me. Di cos'altro hai sentito parlare bene in città? Beh, ho sentito che c'è un accogliente locale italiano che fa un'ottima pasta fatta in casa. E un nuovo ristorante fusion che sta ottenendo recensioni entusiastiche. Cucina fusion, eh? Potrebbe essere davvero interessante. Dovremmo assolutamente dare un'occhiata a quello. Sicuramente. E se dopo abbiamo ancora fame, possiamo sempre fare un salto in una delle graziose pasticcerie per il dessert. È un'ottima idea. Potrei scegliere qualcosa di dolce dopo un pasto salato. Hai in mente una pasticceria preferita? C'è questo adorabile posticino che ha i dolci e i pani artigianali più deliziosi. Mi viene fame solo a pensarci. Va bene, mi hai venduto. Prendiamoci una giornata esplorando la scena gastronomica di Seaside. Non vedo l'ora di approfondire. Nemmeno io. Sarà molto divertente. Adoro provare nuovi ristoranti e sostenere le imprese locali. Lo stesso qui. Va bene, farò qualche ricerca e metterò insieme un itinerario. Sarà un'avventura deliziosa. Lezione 20. Navigare per la città. Va bene, Anna, mi sento un po' persa. Puoi aiutarmi a orientarmi in città? Assolutamente. Dove stai cercando di arrivare? Sto cercando il nuovo museo d'arte. Sapete per caso dov'è? Certo,
è a pochi passi da qui. Proseguite dritto per questa strada e poi girate a sinistra al terzo incrocio. Ok, ho capito. Vai dritto e poi gira a sinistra. Abbastanza semplice. È difficile non vederlo o devo stare alla ricerca di qualche monumento? È piuttosto difficile non vederlo, in realtà. L'edificio del museo ha un'architettura moderna davvero particolare con enormi finestre di vetro. Ah, perfetto. Finestre in vetro, da non perdere. E di quanto tempo di passeggiata stiamo parlando? Direi che sono forse 10-15 minuti a ritmo casuale. Gli isolati non sono troppo grandi in questa parte della città. Meraviglioso, non è affatto male. Sono pronto a immergermi nella mia cultura. Il museo merita una visita, secondo te? Sicuramente. Hanno una straordinaria collezione di mostre d'arte contemporanea. E l'edificio stesso è un'opera d'arte. Eccellente, non vedo l'ora. Ok, ricapitoliamo, dritto, poi a sinistra, e cerca il grande edificio di vetro. Suona bene? Sì, ce l'hai. Fatemi sapere se avete bisogno di altre indicazioni una volta che siete più vicini. Goditi il museo. Lo farò, grazie mille per l'aiuto. Sarà un bel pomeriggio. Lezione 21. Il futuro del cibo. Ehi Anna, hai sentito parlare di tutti i nuovi folli progressi della tecnologia alimentare? No, di cosa hai sentito parlare? Sono curioso di saperne di più. Bene, a quanto pare alcune aziende stanno lavorando per automatizzare l'intero processo di cottura. Ad esempio, non dovrai nemmeno alzare un dito per preparare un pasto. Wow, davvero? Sembra eccitante e un po' preoccupante. Come funzionerebbe? Da quello che ho capito, l'idea è di avere questi apparecchi che possano fondamentalmente pianificare, preparare e cucinare interi pasti per te. Wow, è pazzesco. Quindi stai dicendo che potremmo essere in grado di premere qualche pulsante e far apparire una cena appena cucinata? Esattamente. Basta con la schiavitù in cucina. La macchina si occuperebbe di tutto, dalla selezione delle ricette alla cottura vera e propria. Non sono sicuro di come mi senta a riguardo. Parte del piacere di cucinare è il processo pratico, capisci? Lo capisco, ma pensa solo alla comodità. Niente più pianificazione dei pasti, spesa o pulizia. Mi sembra piuttosto bello. Suppongo. Però mi chiedo che effetto avrebbe sulle nostre abilità culinarie come società se ci affidassimo tutti alle macchine. Questo è un buon punto. Forse ci renderebbe un po' pigri in cucina. Ma ehi, almeno avremmo più tempo libero, giusto? Credo di sì. È un concetto interessante, di sicuro. Sono curioso di vedere se davvero decolla e diventa mainstream. Lo stesso qui. Ho la sensazione che siamo solo all'inizio di ciò che è possibile fare quando si tratta del futuro della tecnologia alimentare. Senza dubbio. Sarà emozionante vedere come si svolgerà il tutto. Mantengo una mente aperta, ma spero che non perderemo completamente quell'esperienza pratica di cucina. Abbastanza giusto.
Sono sicuro che ci saranno ancora molti di noi che apprezzeranno l'approccio tradizionale, anche se le opzioni automatizzate diventeranno più comuni. Lezione 22. Le lezioni di lingua di Amy. Ehi Anna, hai sentito cosa sta succedendo con Amy e le sue lezioni di lingua? No, non ho sentito niente. Qual è lo scoop? A quanto pare, Amy sta attraversando un periodo difficile con le sue lezioni. Suo padre la sta davvero spingendo a imparare una nuova lingua, ma non sta andando bene. Oh no, non va bene. Quale sembra essere il problema? Beh, da quello che ho capito, si sono scontrati durante le lezioni. Amy è frustrata e suo padre non è molto paziente. Accidenti. Questa è una ricetta per il disastro. Imparare una nuova lingua può essere già abbastanza impegnativo senza che le tensioni familiari si intromettano. Esattamente. Il padre di Amy vuole davvero che lei parli fluentemente, ma non si rende conto che i suoi fastidi la stanno solo facendo resistere all'intero processo. HMM. Questa è una situazione difficile. Amy ha espresso interesse a imparare la lingua da sola, o è tutta un'idea di suo padre? Questa è una buona domanda. Non sono sicuro di essere onesto. Sembra che potrebbe essere più il sogno di suo padre che la sua motivazione. Ah, capisco. Beh, probabilmente questo non aiuta le cose allora. L'apprendimento di una lingua richiede un vero investimento personale. Di sicuro. Se Amy non è completamente d'accordo, sarà una dura battaglia, non importa quanto suo padre spinga. Assolutamente. Potrebbe voler fare un passo indietro e avere una conversazione aperta con lei al riguardo. Vediamo se riescono a trovare un compromesso. Sì, è un approccio intelligente. Forzarlo non funzionerà e potrebbe finire per rovinare l'intera esperienza di Amy. Esattamente. La chiave è trovare un modo per renderla piacevole e gratificante, non solo qualcosa che deve fare per compiacere suo padre. Hai ragione. Spero che riescano a capirlo prima che le lezioni diventino una fonte totale di tensione e risentimento. Anch'io. Con il giusto approccio, l'apprendimento delle lingue può essere un'esperienza davvero positiva e arricchente, ma deve essere la soluzione giusta per l'individuo. Sicuramente. Incrociamo le dita, Amy e suo padre possono essere d'accordo al riguardo. Potrebbe fare una grande differenza nei suoi progressi. Lezione 23. La misura di un uomo. Buongiorno, Anna. Ho pensato molto a ciò che rende veramente una persona degna agli occhi della sua famiglia. Interessante. Su cosa stavi pensando, John? Beh, è una domanda difficile. Come si determina il valore di un uomo per sua madre o per suo figlio? Cosa dobbiamo considerare? È una questione profonda e complessa. Ci sono tanti fattori che potrebbero entrare in gioco. Esattamente. È il loro successo finanziario? Il loro carattere morale? La loro capacità di provvedere e prendersi cura dei propri cari? Sono tutti elementi importanti, ma non credo che si possano ridurre a una o due cose. Giusto, non è così semplice. Il valore di un uomo per la sua famiglia è multiforme e profondamente personale. Assolutamente.
Dipende dalle relazioni individuali e da ciò che ogni persona apprezza di più. un buon padre potrebbe significare qualcosa di diverso per suo figlio rispetto a sua moglie, per esempio. Precisamente. E la coscienza e i principi di un uomo potrebbero essere altrettanto importanti quanto i suoi contributi tangibili. Sicuramente. Gli aspetti intangibili del suo personaggio e del modo in cui vive la sua vita potrebbero avere ancora più importanza. Sì, il modo in cui tratta gli altri, le decisioni che prende e l'eredità che lascia. Esattamente. Non si tratta solo di ciò che fornisce, ma di chi è come essere umano. Esattamente. La vera misura di un uomo va ben oltre le conquiste superficiali. Non potrei essere più d'accordo. È una domanda complessa senza una risposta semplice.